Mi chiamo Carmen Stolzlechner, sono una studentessa del secondo anno di Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani e questo progetto abbiamo realizzato nell'ambito del corso di Relazioni Internazionali del professor Mascia. Mi chiamo Francesca Balbo e frequento Relazioni Internazionali e Diritti Umani di Scienze Politiche. Io mi chiamo Tamara, di cognome Taher, studio Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani, sono al secondo anno. Sono Enrico Zanella, frequento il secondo anno di Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani. Sono Vittorio Battistin, sono uno studente del secondo anno del corso di Relazioni Internazionali e Diritti Umani all'Università di Padova. Mi chiamo Johannes Ludwig Pelzl, sono uno studente Erasmus tedesco e nel semestre scorso ho fatto la simulazione il corso di Relazioni Internazionali di Marco Mascia. Perché avete deciso di organizzare una simulazione delle Nazioni Unite? Il professor Mascia all'inizio dell'anno ci ha proposto di fare un progetto, una simulazione e poi abbiamo deciso insieme di infatti simulare il Consiglio di sicurezza e di prendere un tema attuale, qual è il conflitto siriano. Perché avete scelto il caso studio della crisi siriana in questa simulazione? Abbiamo scelto il caso della Siria perché è un caso molto attuale in cui non si riesce a raggiungere una soluzione. Nell'ambito del corso del professor Mascia abbiamo discusso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e anche del bisogno di democratizzare le Nazioni Unite a partire dal Consiglio di sicurezza e appunto studiando la struttura delle Nazioni Unite ma anche storia delle relazioni internazionali l'anno scorso e vedendo come gli interessi degli Stati vanno ad influire molto sulle decisioni che il Consiglio prende alla fine, abbiamo cercato di trovare la soluzione che non si sta trovando in questo momento realmente nel Consiglio di sicurezza per interessi di stati come la Russia, gli Stati Uniti, la Cina e così via. Quindi secondo noi era un caso interessante da trattare perché era molto attuale e anche metteva in luce il fatto che bisognava riformare le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza. Essendo una questione attuale, quindi di cui sentiamo parlare quotidianamente, abbiamo deciso di accettare la sfida lanciata anche dal professor Mascia e cercare una soluzione alternativa al problema, visto che effettivamente nel Palazzo di Vetro gli stati che rappresentavamo oggi non erano riusciti ancora a trovare una soluzione. E quali sono stati gli obiettivi della simulazione? Allora, proprio per la simulazione stessa lo scopo era di formulare una risoluzione sotto l'ottica dei diritti umani e c'erano anche gli obiettivi di lavorare insieme in un team, di raggiungere questo obiettivo e proprio insieme un gruppo di studenti realizzando ricerca e finire proprio oggi con la simulazione, fare un po' di public speaking, ricerca. Quali sono state le modalità e le fasi di sviluppo per preparare questo progetto? Da novembre abbiamo cominciato a lavorarci, prima dividendoci per gruppi, dividendoci tra gli stati, tra i gruppi di lavoro, quindi rifugiati, piuttosto che cessate il fuoco, piuttosto che governo di coalizione, eccetera. E poi abbiamo cominciato a lavorare, a documentarci, una breve pausa nel periodo degli esami, poi appunto nell'ultimo mese un po' di corse, un po' di la preparazione, la stesura finale dei position paper e delle prove generali soprattutto, e poi oggi il gran finale. Facendo delle riunioni più o meno settimanali abbiamo cercato piano piano di costruire questo progetto partendo dalle basi per poi cercare di arrivare ad un risultato che fosse apprezzabile, sensato e che possa fungere anche da proposta per il vero Consiglio di sicurezza, a cui spero verrà mandata la nostra risoluzione. Le posizioni che avete portato degli Stati nella simulazione coincidono con le posizioni reali della vita, della reale politica? Allora sì, per la maggior parte dei casi sì, abbiamo cercato proprio di rispettare quelle che erano le volontà dei vari stati, cercando in vari documenti o comunque anche articoli di giornali in cui poteva essere in modo più chiaro possibile presentata quella che era la loro volontà e quindi abbiamo cercato proprio di rappresentare al massimo quelle che erano le volontà di ogni singolo stato.
E nella specie tu rappresenti che Stato e se è veramente reale la politica? Allora, io rappresento lo Stato del Sud Corea e per quanto riguarda il lavoro che ho compiuto assieme al mio collega, sì, abbiamo cercato il più possibile di essere fedeli a quelle che erano proprio le volontà del nostro Stato. Infatti abbiamo cercato proprio documenti, trattati, accordi, tutto quello che riguardava proprio le scelte dello Stato, sia su quello che era questa situazione, riferita appunto alla situazione siriana, ma anche a quello che era la crisi, ad esempio in Libano, cioè abbiamo cercato un collegamento anche con situazioni passate, per vedere se potevano esserci delle analogie o delle volontà successive. Abbiamo poi provato anche a contattare il consolato per provare ad avere ulteriori informazioni e quindi alla fine il nostro lavoro ha cercato di essere più simile a quella che era la volontà del nostro Stato. Quali sono state le conoscenze e le competenze che hai potuto acquisire grazie a questa simulazione? Conoscenze, soprattutto come organizzare questi incontri preparativi, fare ricerca, portare questo progetto avanti, organizzare incontri, e da un punto di vista della ricerca siamo entrati molto nell'ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza, quindi studiare tutte le regole di procedura, come si scrive una risoluzione, le frasi che si usano, e quindi è stato un bel lavoro di ricerca ma molto significativo, cioè molto aiutato tanto. La soluzione che avete raggiunto oggi, quali parole chiave contiene? Penso che il punto cruciale della risoluzione che abbiamo formato è proprio l'articolo 10C su cui abbiamo discusso, che secondo noi è un po' il problema che impedisce di trovare una vera soluzione nel Consiglio di sicurezza e che appunto riguarda il ruolo del governo siriano attuale nel governo di transizione nelle elezioni democratiche. Abbiamo cercato di presentare entrambe le posizioni, quella russa e quella degli Stati Uniti, che sono completamente agli antipodi, ma il nostro contributo in realtà era quello di far arrivare ad un compromesso. Infatti alla fine siamo arrivati ad accettare il partito di Assad senza la partecipazione di Assad e senza chi ha violato i diritti umani o ha compiuto dei crimini di guerra, così come anche per l'opposizione, che in realtà per come la vedono alcuni stati occidentali deve essere ammessa tutta incondizionatamente, e quindi forse il punto cruciale della nostra risoluzione è proprio cercare di conciliare le due posizioni, trovando dei rappresentanti di entrambe le parti e quindi garantendo gli interessi di tutti quanti e anche la soluzione della crisi. 3 parole chiave che riassumono la risoluzione che avete raggiunto? Compromesso, perché comunque ogni Stato ha dovuto abbandonare la posizione iniziale per raggiungere una posizione di compromesso e riuscire finalmente a scrivere una soluzione senza la paura del veto dei membri permanenti. Poi impegno, perché abbiamo dovuto cercare tutti i documenti ufficiali nei siti delle rappresentanze permanenti dei nostri Stati presso le Nazioni Unite, nei Ministeri degli Affari Esteri. Sfida, perché tutti noi abbiamo dovuto studiare i vari documenti dei nostri Stati e cercare di creare un position paper che fosse almeno simile al modello dello Stato. Avendo rappresentato la Repubblica di Corea, la prima parola chiave è disarmo. Visto la situazione difficile nella penisola coreana, e la Sud Corea è un avvocato per il disarmo sia nucleare sia biologico o chimico. Per questo avevamo voluto sottolineare questo aspetto di disarmare anche la Siria e nel futuro anche la penisola coreana. L'altra parola chiave, secondo me, è il cessate il fuoco, perché con più di 60.000 morti un cessate il fuoco è il primo passo che bisogna fare per risolvere la crisi. Secondo me questa è la seconda parola chiave. E la terza sono le elezioni generali del marzo del 2014, dove viene costruito un nuovo fondamento democratico, quindi una tabula rasa, e dopo le elezioni che portano a un'emergenza di un nuovo ordine democratico, forse anche una nuova cultura democratica in Siria. Fai un commento appunto riguardo a questa simulazione. La simulazione secondo me è andata bene. Io credo che comunque le cose siano molto più difficili nella realtà e credo che comunque ci sia bisogno della volontà dei vari soggetti
internazionali. Vabbè, io volevo solo ringraziare tutti gli studenti che hanno partecipato, che si sono messi in gioco e sono arrivati con me da novembre fino ad oggi qua a Padova.